Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e qualsiasi altra cosa possa aiutare ognuno di noi nel percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima parte di ottobre 2022. Vediamo con che carta. Ok. Abbiamo il diavolo, amici del Toro, periodo impegnativo, periodo probabilmente con dei condizionamenti, con delle tentazioni. Quando c'è il diavolo si prepara sempre un periodo un po' asfissiante, diciamo. Ma non è detto che sia sempre del tutto negativo, comunque il diavolo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo e potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, ho cambiato modo di fare la lettura, quindi ho preparato un nuovo schema di lettura. Mi direte poi voi se vi piace, se vi arrivano più informazioni, me lo direte poi voi, ok? Adesso io lo proverò qualche volta almeno. Va bene, allora partiamo con un eremita che è la carta centrale, poi andiamo in questo senso, quindi abbiamo un 2 di bastoni, un 9 di pentacoli, il re di spade, abbiamo un 3 di pentacoli al contrario, la stella, un 5 di coppa al contrario, la carta della sacerdotessa e la temperanza al contrario. Ok, allora partiamo dalla carta dell'eremita, che è la carta che è in centro lettura, ok? Quindi sento che per qualcuno si tratta di fare una ricerca interiore questo periodo. E quando c'è il diavolo di mezzo, e qui ce lo abbiamo, c'è qualche forte condizionamento a livello mentale perlomeno. Parla anche di dipendenze, quindi si tratta di trovare la propria verità, trovare con questo eremita la propria strada, la propria verità. L'eremita è una persona molto saggia, è una persona che sa ehm, affrontare determinati tipi di sfide, ok? Perché comunque è una persona che ha già vissuto, ha già i suoi anni e quindi ha accumulato un certo tipo di esperienza. Quindi qui qualche cosa mi dice che voi avete già esperienza con questo diavolo, con questo tipo di tossicità, dipendenza, tipo di asfissia, quello che per voi potrebbe rappresentare il diavolo, insomma. Allora, diciamo che avete bisogno, come vi dicevo, perché c'è anche la sacerdotessa, e abbiamo anche la temperanza al contrario, quindi qui sento che è una questione proprio di trovare se stessi, di trovare la propria verità, di trovare le proprie regole, il proprio modo di agire in una situazione o in una relazione, ok? Mm, per qualcuno si potrebbe riferire questo eremita al fatto che forse vi sentiate un po' soli, un po'... guardate, il diavolo, proprio in riferimento a questa cosa dell'essere soli, sento che c'è qualcuno in questo gruppo di persone solitarie, diciamo così, o meglio, che si sentono solitarie, che avendo questo diavolo potrebbero innescare certi tipi di dinamiche del tipo ho paura di rimanere solo e quindi mi lego a persone che so che non sono per me, però comunque così non sono sola o non sono solo. Quindi cercate di lavorare la vostra
il vostro stare bene con voi stessi. In realtà poi ho anche il 9 di Pentacoli, che è una carta di forte indipendenza, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista emotivo. E qui sento che non, come vi posso dire? C'è qualcuno che ha imparato a stare da solo, ok? Questo diavolo lo sento un po' presente, diciamo, in quello che è la sfera probabilmente dell'ambiente che state frequentando. Non so se magari è un ambiente lavorativo, ehm, tipo, adesso non voglio dire, però uno di quegli ambienti dove ci sono tante raccomandazioni, ecco, quello potrebbe essere il diavolo, capito? E il fatto che voi dobbiate cercare qual è la vostra verità, qual è il vostro percorso all'interno di questo tipo ehm, come lo chiamate prima? Mi avete capito? Ogni tanto mi incarto con le parole. Comunque, ragazzi, guardate, se fosse una questione di, se per voi vibrasse, diciamo così, come una questione di tipo lavorativo, avete la sacerdotessa e la stella che mi dicono che siete sulla buona strada, no? Comunque, guardate, avere l'eremita che parla di ricerca interiore, di cercare la propria verità e va verso la luce, e avere la stella che parla di avere obiettivi, sento che comunque voi, probabilmente qualcuno avrà bisogno di staccarsi a livello fisico o di pensare ancora un po' come poter muoversi in questo senso, ma state andando sulla giusta strada, siete sulla giusta strada. Probabilmente dovete solo, ripeto, elaborare la vostra indipendenza da un punto di vista affettivo, perché sento che da un punto di vista pratico comunque quella c'è. Non avete bisogno di un'altra persona per fare determinate cose, però sì per, come vi posso dire, per colmare il vostro amor proprio avete bisogno di qualcun altro che vi dica quanto siete bravi, quanto vi vogliono bene o cose di questo genere. Vediamo che altro vi posso dire. Per qualcuno si tratta di una perdita da dover elaborare, perché qui comunque abbiamo un 5 di coppe. Il 5 di coppe normalmente è associato alla perdita di un'occasione, ok? Quindi sento che qui probabilmente qualcuno eh, ha avuto una determinata occasione che non è stata sfruttata. È un po' come se fosse arrivato o arrivata la possibilità di poter uscire da questa sorta di isolamento, da questa sorta di situazione che avete adesso, ma abbiate titubato un po' troppo e di conseguenza abbiate perso questa occasione. La carta della temperanza mi dice invece che c'è bisogno di riportare in equilibrio il vostro divino maschile e il divino femminile. Fondamentalmente, quando c'è la carta del diavolo c'è un crollo o del divino maschile o del divino femminile, e qui fondamentalmente sono da riportare in equilibrio, ok? E una volta che voi starete bene, vedrete che anche quello che è la vostra parte, eh, guardate, in realtà la parte economica la sento bene, però è la parte pratica. I denari parlano sia della vita di tutti i giorni che di una questione di ricchezza, proprio di abbondanza economica, no? Però ecco, è la parte pratica, è la parte della progettualità, è la parte dell'espansione, della creatività, è la parte del nuovo che manca. Ecco perché c'è una sorta di asfissia, manca aria fresca, capito? In questa situazione, in questa relazione, in quello che è la vostra vita in generale. C'è la prospettiva di andare avanti, c'è un momento di ricerca interiore in questa prima parte di ottobre, probabilmente qualcuno sta iniziando a intravedere qualche cosa, si sta rendendo conto ehm, del tipo di, tra virgolette, potenza che ha o di potere che ha, sia a livello personale che a livello pratico. E qui, ragazzi, guardate, davvero si tratta di seguire il vostro intuito, perché qui abbiamo comunque la sacerdotessa e la stella, che sono due carte di forte intuizione. Sono due carte collegate, la, la sacerdotessa con la luna, mentre la stella con la notte, e anch'essa poi comunque con la luna, e quindi parlano dei sogni. Fate attenzione
a quelli che sono i sogni. E per qualcuno si tratta di, diciamo così, essere schiavizzati da un sogno a livello lavorativo. Probabilmente vi siete infilati o volete infilarvi, perché comunque qui abbiamo ancora una previsione, quello che voi vorreste fare o quello a cui voi state guardando. Potrebbe esserci che qualcuno inizi, insomma, a elaborare un sogno, un progetto eh, che sia da tempo. Ehm, e qui c'è bisogno di raccogliere informazioni fondamentalmente, ma siete sulla giusta strada. Diciamo che c'è ancora un forte condizionamento dovuto a questo diavolo, probabilmente non c'è la giusta collaborazione con le persone che voi insomma vorreste o dalle quali voi vi aspettate un aiuto, però comunque le cose andranno bene. Ehm, perché abbiamo la carta della stella, quindi si va verso quello che è il sogno, la realizzazione del sogno. Per qualcuno, per qualcuno può essere interessante in questo periodo bere molta, molta, molta acqua, perché potrebbe esserci qualche, scusate, potrebbe esserci, diciamo, qualche pesantezza a livello dei reni. Quindi magari, ecco, aumentate il consumo di acqua e di frutta e verdura. Ok, andiamo a vedere Conoscio adesso. Vediamo che cos'altro posso dirvi. Quante cose. L'esistenza, carta numero 1, il mago sarebbe. Poi abbiamo carta numero 10, repressione, 10 di bastoni e 3 di coppe. Interessante, no? Le metto così che mi piacciono di più. Dunque, diciamo che questo 10 di bastoni ha un suo peso, probabilmente qui qualcuno sta reprimendo dei pensieri. Ricordo che c'è il diavolo parla di repressione, parla di costrizione, parla di chiusura, di schiavitù, ok? E per certi versi comunque avete il re di spade, che è una persona che pensa in modo rigido, è una di quelle persone quadrate che dice o è bianco o è nero. Quindi secondo me sì, un'attitudine al modo di pensare potrebbe essere utile cambiarla, ecco, ma so che state andando in quella direzione perché con la carta dell'eremita state facendo un lavoro di introspezione. Poi fondamentalmente con la carta dell'esistenza, come vi dice qui, è che sta iniziando, sta per iniziare un periodo nuovo. In realtà io questa carta la sento molto come un... Guardate, la figura è ferma, che osserva semplicemente le stelle, è come se fosse in contemplazione. E la carta del mago parla di qualcuno che tende a manifestare, che fa un'azione per manifestare. E in questo senso io lo sento come se, perché la figura comunque è in posizione di meditazione, semplicemente sta manifestando, sta mettendo energia positiva, sta cercando il proprio focus, la stella. Si tratta di cambiare le cose all'interno, ragazzi. Qui avete una schiavitù interna che in qualche modo vi impedisce, ed è qui la repressione. Potrebbe essere questo re di spade, appunto, i pensieri, le regole. C'è qualche cosa che vi sta veramente, che vi va a bloccare in questa prima parte, ma come vi dicevo, il momento eremita vi dà la possibilità di andare a sviluppare in realtà la vostra realtà. Sento che sarà un periodo solitario, qualsiasi sia il vostro tipo di indecisione, il vostro tipo di percorso, sbrogliatevela da soli, ma anche perché avete un eremita, l'eremita è perfettamente in grado di gestire le situazioni che
gli capitano perché è saggio, è una persona che ha già vissuto situazioni di questo genere, quindi fondamentalmente basatevi solo sul vostro metro di valutazione. Qui ragazzi c'è un po' da uscire da questa situazione di vittimismo, mi verrebbe da dire, ok? Perché qui o qualcuno sta reprimendo questo dolore, il diavolo parla di repressione, eh. Calcolate che questo è un 10 di bastoni. 10 di bastoni parla di qualcuno che ha dei pesi, delle responsabilità troppo grandi su di sé e che ha bisogno di lasciarle andare. È un 10, è una carta di fine ciclo, inizio ciclo. Abbiamo un 5 di coppe, che tra l'altro è metà di un 10, e qui abbiamo, guardate, un 10 e un 5. Cioè, comunque, c'è qualche cosa di tossico, c'è qualche cosa che crea oppressione, che crea questo tipo di blocco che vediamo qua, che crea un'emozione di vittimismo, una sensazione di vittimismo, io sento. Qui ragazzi, invece che andare avanti, si va indietro. Bisogna liberare la mente da queste tossicità, che è la mente, perché poi è la mente che va in confusione. Il diavolo è il potere mentale. Mm? Andiamo avanti, vediamo cosa vi dicono gli oracoli e poi andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Toro, sarà un periodo fortemente introspettivo, questo sì. Io credo che molte persone qua si chiederanno che cosa serve a me, che cosa è mio, che cosa sono le aspettative degli altri, cosa la società si aspetta da me, che cosa voglio veramente io, qual è il mio sogno, perché qui avete comunque la carta della stella. Qualcuno, io sento che ha bisogno di inseguire il suo sogno. Vediamo, vediamo. È tempo di fare un sonnellino. È infatti carta numero 24. E l'eremita vi dice di prendervi un periodo per voi. Potrebbe anche essere utile fare una vacanza, per qualcuno ritirarsi nella casa in campagna o mettersi a fare altro decisamente, in modo che poi le cose, diciamo così, diventate osservatori, lasciate perdere un po' di tempo, lasciate, come vi posso dire, che il pensiero se ne vada da un'altra parte per un po' di tempo. È tempo di fare un sonnellino, non ci pensate più tanto, c'è bisogno di distrarre la mente qui per riuscire poi a intravedere quello che è uno sviluppo diverso da quello che c'è adesso in questa situazione, in questa relazione. Da un punto di vista economico vi dirò, non ci sono né grosse entrate né grosse uscite, è sempre un po' tutto lì, però fondamentalmente non sento che stiate male, insomma, anzi, nel senso, cioè, avete anche più di quello che vi è necessario, magari non è tanto di più, però va bene, andiamo a vedere un messaggio da parte dell'universo. Sì, qui c'è qualcuno che vuole inseguire un sogno perché abbiamo la stella. Potrebbe anche essere che qualcuno di voi qui vuole diventare un personaggio pubblico, vuole diventare un personaggio famoso anche, perché no? La stella ha a che fare con qualche cosa che riguarda una moltitudine. Le stelle sono tante, pensiamola così. Ok, ecco, allora questa carta vi dice di creare dei momenti di focus, di obiettivo durante la giornata per ricordarci, per ricordarvi che comunque i miracoli sono naturali, che i miracoli esistono. Ricordatevi che i desideri si esprimono quando ci sono le stelle cadenti e infatti guardate. Quindi si tratta di esprimere un desiderio e mantenere alta la speranza, mantenere alto il focus, l'obiettivo. Se avete qualche tipo di idea, di progetto che in qualche modo non parte
perché è condizionato da persone esterne o da pensieri, non perdetevi d'animo, mantenete alta la speranza, avete anche la temperanza, è vero è girato al contrario, ma c'è, quindi c'è già nell'aria qualche cosa che va a riequilibrarsi, ok? La perseveranza. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Scrivetemi nei commenti se vi sono arrivate più informazioni, se vi risuona di più così, se vi piace di più l'altra lettura. Io comunque la farò qualche volta e poi vediamo, magari cambio di nuovo, magari ritorno a quella vecchia, non lo so. O magari mantengo questa. Io spero che comunque in qualche modo vi sia stata utile. Se vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere o sostenermi con i commenti o con le donazioni, è sempre tutto ben accetto. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!